Ciao a tutti e benvenuti a questa diretta. Oggi è, tecnicamente il terzo incontro del gruppo di studio, perché abbiamo fatto un incontro di introduzione, un incontro introduttivo e la scorsa settimana abbiamo fatto la lezione 1 e oggi facciamo la lezione 2. Quindi tecnicamente sono 3 incontri che abbiamo già fatto. Come state? Come va? Spero stiate tutti bene e che siate pronti per questo ripasso, oppure questa sessione di studio, dipende. Dipende, dal punto in cui vi trovate nel vostro percorso. Allora, oggi, come leggete nel titolo, parliamo degli articoli. Facciamo questo ripasso perché gli articoli sono importanti, molto importanti e continuiamo un po' il discorso della scorsa volta, perché la scorsa volta abbiamo iniziato con i nomi, quindi abbiamo visto quando un nome è maschile, quando un nome è femminile e quindi oggi aggiungiamo informazioni e parliamo degli articoli che si usano con i nomi, appunto. Prima di iniziare vorrei vedere insieme le, soluzioni o la correzione, meglio. Vorrei fare insieme la correzione dell'esercizio che, vi avevo dato come compito. Non so se, avete avuto tempo di farlo, ma lo facciamo insieme adesso, quindi niente paura. Il compito era di guardare il video che vi avevo messo nella descrizione della diretta la scorsa volta e di scrivere tutti i nomi e poi decidere se erano nomi maschili, femminili, singolari o plurali. Però facciamo questo ripasso insieme. Sì, ciao a tutti. Vi vedo che siete vi state connettendo. Allora, anche oggi da tante parti del mondo. Buongiorno, buonasera, ciao a tutti. Allora, vediamo un po'. Eccoci qui. Facciamo così si vede meglio forse? Sì. Allora, come vi dicevo, anche se non avete guardato il video per il compito, non è un problema perché facciamo l'esercizio insieme. Allora, come vedete fatemi recuperare qua. Allora, adesso cliccherò su inizia e partirà il tempo, però a noi del tempo non ci interessa. Okay, lo facciamo. Si vede abbastanza bene? Allora, queste che vedete qui sono tutte le parole, che vengono dette nel video. Nel video c'è una lista di ingredienti per i frollini, gli ingredienti dei frollini, che sono dei biscotti. Quindi qui davanti a voi avete tutte le parole e cosa dobbiamo fare adesso? Dobbiamo decidere se queste parole sono maschili o femminili, singolari o plurali. Quindi, per esempio, iniziamo dalla prima parola che è aromi, questa qui. Quindi dove la mettiamo
questa parola? La mettiamo al maschile singolare, al femminile singolare, al maschile plurale o al femminile plurale? La parola aromi. Vediamo nella chat. Cerco di ingrandire. Ecco così. Così magari si vedono anche le risposte che scrivete nella chat. Allora, aromi lo mettiamo al maschile plurale, gli aromi. Al singolare è aroma. Questa parola è un esempio di nomi che terminano con la lettera A, ma sono maschili. Quindi aromi, maschile plurale. Benissimo, vedo che nelle risposte siete d'accordo. Benissimo, poi uova. La domanda successiva è uova. Dove la mettiamo questa parola? Vi ricordo che uova è una, parola che è irregolare. Quindi vedo che Ruben ha risposto correttamente, anche Ian, anche Yuda. Perfetto. Quindi uova è femminile plurale. Al singolare è uovo, maschile, singolare, ma al femminile, scusate, al plurale è femminile, quindi ha un plurale irregolare e questa è una coppia di parole da memorizzare perché è troppo comune per non conoscere il plurale della parola uovo. Usiamo uovo, uova sempre, fin troppo nella conversazione, quindi è importante ricordarlo. Benissimo, veniamo alla parola successiva che è superficie. 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 Lo mettiamo al femminile singolare. Superficie. Superfici al plurale. Poi andiamo avanti, andiamo un po', cerco di andare un po' velocemente perché sono tante parole e poi, dobbiamo iniziare con gli articoli. Allora, grassi. Grassi, mettiamo questa parola al maschile plurale. Poi coloranti. Coloranti. Stessa cosa, anche questa parola al maschile plurale. Poi abbiamo polvere. Polvere. Dove la mettiamo polvere? Al femminile singolare, polvere. Fa parte del gruppo 2, vi ricordate? Il gruppo 2 dei nomi? Quei nomi che terminano con la lettera e che possono essere sia maschili che femminili, quindi dobbiamo ricordare. Poi ingredienti. Ingredienti. Lo mettiamo al maschile plurale. Poi, se cucinate, se fate tante ricette, sicuramente conoscete tutte queste parole. Se siete dei cuochi e delle cuoche, questo esercizio è facilissimo. Poi sciroppo. Sciroppo, questo è facile perché è proprio un esempio del gruppo 1, termina in O, quindi
maschile singolare. Poi abbiamo proteine, proteine. Dove mettiamo questa parola? Proteine. Lo mettiamo al femminile plurale. Proteine. Poi latte. Questa conoscete per forza questa parola. Latte lo mettiamo al maschile singolare. Poi frumento, maschile singolare. Prodotto, maschile singolare. Farina, gruppo 1 termina in A, perciò femminile singolare. Zucchero, lo zucchero è maschile singolare. Vanillina, vanillina, femminile singolare. Poi abbiamo teglie. Le teglie, questo è plurale femminile. Questa è una parola un po', non voglio dire difficile, ma molto specifica. La teglia è il contenitore che mettiamo in forno per cuocere i cibi. Quindi questo è femminile plurale. Teglie. Poi abbiamo glucosio, maschile singolare. Poi abbiamo frollini, maschile plurale. Frollini significa biscotti, sono un tipo di biscotti, i frollini. Di solito sono quelli tondi con un buchino al centro. O anche semplicemente dei biscotti tondi. Poi abbiamo oli, maschile plurale, il singolare è olio, e poi infine luogo, maschile singolare. Va bene? Queste erano tutte le parole. Vediamo se abbiamo fatto giusto. Sì. Corretto, tutte le risposte sono corrette. Perfetto. Allora, com'è andata? Cerco sempre okay, così. Benissimo. Se, volete le stesse parole possiamo usarle per poi alla fine della lezione di oggi o magari la prossima volta, mettere gli articoli, va bene? Bene. Allora, io direi di iniziare con i nostri articoli. E in questo momento devo togliere la chat dallo schermo, poi la rimetto. Per il momento facciamo così. Allora, quali sono gli articoli? Così meglio. Allora, in italiano abbiamo 2 tipi di articoli. Articoli determinativi e articoli indeterminativi. Qual è la differenza? In realtà la differenza è molto semplice e è nel nome di questi articoli. Quindi articoli determinativi significa che determinano qualcosa. Al contrario, articoli indeterminativi sono più vaghi. Cioè, se io dico il cane, nella conversazione
sto parlando per esempio del cane di qualcuno, quindi è un elemento specifico. Se invece dico un cane, non è un elemento determinato. Non sto parlando di un cane nello specifico, parlo in generale. Per esempio, se dico: "Il mio cane dorme", il mio cane, parlo di un cane specifico. Se invece dico: "Vorrei un cane", può essere qualsiasi cane. Non sto parlando di un cane specifico, ma di un cane generico, okay? Va bene? Questa è la differenza sostanziale tra articoli determinativi e indeterminativi, ma questo è uguale anche nelle vostre lingue, quindi questo è facile. Quali sono? La particolarità è che per gli articoli determinativi ci sono 2 articoli maschili e anche per quelli indeterminativi. Ci sono 2 articoli maschili. Perché? Perché dipende da come inizia il nome e adesso vediamo nello specifico. Quindi questa è una tabella riassuntiva. Quindi il, lo, la, singolare, i, gli, le, plurale, sono gli articoli determinativi. Un, uno, una, al singolare sono gli articoli indeterminativi. Vedete che nella tabella non ci sono gli articoli indeterminativi per il plurale. Formalmente non ci sono, però poi vediamo che cosa usiamo per creare il plurale degli articoli indeterminativi. Va bene? Però per il momento questo è quello che andremo a vedere. Allora, qui ci sono un po' di regole, un po' di regoline. Non sono tantissime, però anche qui come faccio a ricordare tutto? Come succede anche in altri contesti, l'uso e l'abitudine aiutano molto. Certo, è molto importante anche cercare di capire bene queste regole, perché poi possiamo riconoscerle quando guardiamo un film, quando ascoltiamo una canzone, un podcast, la TV, eccetera. Allora, iniziamo dagli articoli determinativi singolari. Quindi abbiamo detto che per il maschile esiste il e anche lo. Qual è la differenza? La differenza è che usiamo il con i nomi che iniziano con i nomi maschili che iniziano con una consonante. Il bicchiere, il tavolo, il divano, il cane, il telefono, il microfono, il bambino, il gatto, eccetera. Tutti i nomi maschili che iniziano con una vocale, con una consonante, con una consonante. Non è positivo avere la chat davanti perché mi distraggo a leggere quello che scrivete. Quindi
Con i nomi maschili che iniziano con una consonante usiamo il al singolare e i al plurale e potete leggere sullo schermo gli esempi. Il tavolo, i tavoli, il divano, i divani, il cane, i cani, il microfono, i microfoni. Se vi va, se volete, se potete, provate a ripetere queste parole ad alta voce con gli articoli. Quindi qual è la differenza con lo? Perché abbiamo detto che c'è un altro articolo maschile, lo. Con le parole maschili, con i nomi maschili che iniziano con una vocale e con queste lettere qui, quindi S più consonante, PS, PN, X, Y, Z, GN, usiamo lo. Quindi, come vedete, ho scritto degli esempi con la parola albero. Albero è un nome maschile, inizia con la A, quindi usiamo lo. Però con la vocale che cosa succede? Ci sono 2 vocali vicine, quindi lo albero diventa l'albero, L apostrofo. Poi abbiamo lo gnocco, lo spigolo, eccetera, eccetera. Quindi quando avete delle parole che iniziano con S più consonante, PS, PN, X, Y, Z, GN o con una vocale, sapete che l'articolo maschile da usare è lo. È molto importante, secondo me, capire che L apostrofo non è un altro articolo, ma è semplicemente lo senza la O, perché dopo c'è un'altra vocale, va bene? Questo è importante perché capire come funzionano gli apostrofi è una cosa che serve anche più avanti nella lingua, okay? Ho visto un paio di, domande. Allora, un mio professore di italiano chiamava la S seguita da consonante S impura. È giusto chiamarla così? Credo sia, una terminologia molto grammaticale e penso però che nel nostro contesto sia più semplice dire S più consonante. Però sì, nei manuali di grammatica per italiani, di grammatica italiana per italiani, penso si dica ancora S impura, sì. Però S più consonante o S seguita da una consonante ha senso. Comunque è più semplice da capire e va bene. Mhmm, Nathan ci fa un esempio dell'articolo lo spagnolo, esatto, perché spagnolo inizia con SP, quindi S seguita da, una consonante. Benissimo. Lo sport, perfetto, esattamente. Grazie Barbara per l'esempio. Questo concetto di lo e L apostrofo che
sono la stessa cosa, è molto fruibile. Bene, sono contenta perché, mhmm, ho visto spesso che in alcuni, libri di grammatica L apostrofo è dato come un altro articolo, ma non è un altro articolo. È semplicemente lo o la, come vediamo poi, con l'apostrofo. Quindi questo è interessante perché ci aiuta per il futuro, per cose più avanzate. Allora, quanti commenti? Aspettate che li leggo tutti, eh. Allora, lo tsunami. Esatto, esatto, un'altra parola. In questo caso è TS, lo tsunami. Sì, esatto. Penso che questa parola non è ovviamente una parola italiana e quindi, è un po' una cosa che possiamo ricordare che non è inclusa nelle regole delle parole italiane, però ovviamente lo tsunami. Hai fatto molto bene a scriverlo, così ce lo ricordiamo. E, come dicevamo l'altra volta, la maggior parte dei prestiti linguistici, quindi parole straniere, sono, maschili, soprattutto quando non possiamo tradurlo in italiano. In questo caso tsunami è una parola giapponese ed è maschile e usiamo l'articolo lo. L'italiano, esatto, perché qui sarebbe lo italiano, ma ci sono 2 vocali vicine e quindi l'italiano. Sentite anche come suona meglio, è più musicale come mi dite. Poi lo zaino, esattamente. Lo strumento, benissimo. Lo psicologo, esatto. Questa parola so che è un po' difficile da pronunciare. PS. Ps, ps. Ci vuole un po' di pratica, un po' di esercizio, però non è impossibile. Lo psicologo. Allora, perché si dice e si scrive l'hotel? Perché è una parola straniera e quindi stiamo notando una ricorrenza che con le parole straniere, che iniziano anche non con lettere che abbiamo appena elencato, usiamo lo. L'hotel. Queste, diciamo sono cose che possiamo ricordare al di fuori delle regole. Quindi abbiamo visto lo tsunami, l'hotel e poi ce n'è anche un'altra, lo chef. Esatto. In questo caso abbiamo un francesismo. Quindi abbiamo come si dice? Giapponesismo? No, non lo so, non penso. Una parola giapponese, una parola inglese e una parola francese. Così le abbiamo tutte. Quindi lo tsunami, l'hotel, lo chef. Ci sono tantissime informazioni da ricordare. L'italiano è così divertente. Non capisco se sei ironico o no. Comunque sì, sì, sì. Ma, sì, ci sono tante cose da ricordare, anche in altre lingue, però non sono in italiano, fidatevi, fidatevi.
Uhm, il cliché. Sì, il cliché. Anche questo è un, francesismo, però in questo caso abbiamo il. In questo caso possiamo dire, se vogliamo trovare parola italiana, cliché, luogo comune, possiamo dire. Poi abbiamo lo spaghetto, esatto. Lo zaino, sì. Abbiamo già detto lo zaino? Lo stelvio, molto importante per i motociclisti. Mh-mh. Poi ci racconterai della tua avventura sullo Stelvio, magari. Lo studio, esatto. Vi piace lo zaino? È una bella parola effettivamente. Poi abbiamo lo squalo, benissimo. Lo studente. Al plurale, perché no, gli zaini, giustamente. Lo psicologo, ma la psicologa. Sì, esatto. Perché al femminile abbiamo la. Al femminile c'è solo un articolo, è sempre la, quindi è facile. Perfetto. Questa mi piace, lo pneumatico. Lo pneumatico. Che sarebbe la ruota, le ruote delle macchine, dei veicoli in generale. Abbiamo altri esempi, lo specchio, l'odore, esatto. Vediamo, vediamo, vediamo. Lo pneumatico, corretto, esatto. Gli gnocchi. Qui abbiamo 2 suoni un po' pastosi, uno dopo l'altro. Gli gnocchi, gli gnocchi. Perfetto, perfetto, perfetto. Un ultimo, lo zio. Lo zio. Benissimo. Uhm, lo zoo. Perfetto. Il problema, lo sbaglio, l'olio. Lo yacht. Sì, perfetto. Benissimo, benissimo, benissimo. Lo spettacolo, lo yogurt. Okay. L'aglio, i cani, lo zucchero, lo stipendio. Bella, questa è una bella parola, stipendio. Lo stipendio è la somma di denaro che un lavoratore riceve alla fine del mese. Lo spago. Sono curiosa di sapere come conosci questa parola. Lo spago è non ce l'ho qui, lo spago, ma è come un filo di corda, lo spago. Si usa in cucina. Magari quando si fa l'arrosto, si lega l'arrosto con lo spago. Gli zii, sì, sì, sì. La stampa, è femminile stampa, la. Lo spazio, lo xilofono, gli yogurt, sì, esatto. Quindi yogurt è una parola straniera, inizia con la Y, quindi lo yogurt, gli yogurt.
essendo una parola straniera non cambia al plurale, rimane invariabile. Cioè è invariabile, rimane invariata la parola. Lo zecchino d'oro. Sì. Lo fanno ancora. Io lo guardavo quando ero piccola, ma adesso non lo guardo più. È una competizione musicale per bambini. È come se fosse il Festival di Sanremo per i bambini piccoli. Lo sci, lo sportello, l'orologio, lo stendino. Lo stesso. Esatto. Perfetto. Gli esercizi. Benissimo. Vediamo adesso lo spumante. Sì, lo spumante. Buono lo spumante. Allora, vediamo adesso l'elicottero, sì. Vediamo adesso il femminile degli articoli determinativi. Solo uno articolo. Solo un articolo. La. Quindi la nuvola, la sedia, l'aquila. Anche l'articolo la, davanti ad una vocale, diventa L', ma è sempre la. Semplicemente per motivi di come possiamo dire, di pronuncia o di suono è più non mi viene la parola, mi viene il contrario, che è cacofonia, cioè quando un suono è brutto. Non mi viene qual è, la parola per dire quando un suono è bello da sentire. Se lo sapete scrivetelo nella chat. Quindi è più musicale, è più piacevole dire l'aquila. Non è sbagliato dire la aquila, però vedete che c'è questa la aquila, è troppo sforzo linguisticamente parlando e quindi l'aquila, L'. Eufonia. Penso di sì, penso che sia la parola che cerco. Grazie Eric. Più armonico anche, sì esatto, l'aggettivo è armonico e il sostantivo che cercavo è eufonia. Quindi grazie. Allora leggiamo un po' di esempi, scriveteli, del femminile. La bambola, l'operaia, la lavatrice. L'età, sì, l'età con l'accento sulla A. La montagna, esatto. L'eredità, sì. Anche questo Fatima è il programma? Segui i programmi di Rai 1? L'eredità è divertente. È un gioco tipo enigmistica, no, di rispondere alle domande, è un po' come si dice, di conoscenze generali, cultura generale. La casa, la statua, le tasse, le bollette, parole brutte al femminile. Sì. Hai ragione. La pallavolo, esatto. L'acqua. Qui ho sempre il dubbio su dove cade l'accento, perché mi verrebbe istintivo dire l'amaca, però credo che sia amaca. L'amaca.
la borsa, la forchetta, la lavastoviglie, la carota, la bottiglia, la cameriera, l'analisi, esatto. Sappiamo che queste parole che finiscono in "i", isi, analisi, ipotesi, oasi, sono femminili e sono invariabili, quindi è l'analisi, le analisi. La porta, la casa, la moto. Sì, esatto, perché la scorsa volta abbiamo visto che moto in realtà è l'abbreviazione di motocicletta femminile, perciò, la moto, le moto. Usando l'abbreviazione manteniamo il genere della parola completa. Quindi sì, la moto. Le amiche, la stampa, la cucina, la tavola, esatto. La scatola, sì. Il sistema, sì esatto, qui siamo tornati al maschile, però sistema è una di quelle parole come problema, tema, clima, che hanno un'etimologia greca e quindi anche se terminano con la A sono maschili. Perfetto. La crisi, esatto, come ipotesi. La tigre, la foto. Esatto, la foto, funziona come la moto, come la metro, come la bici. Perfetto, perfetto, perfetto. L'estate, la mano, l'Italia, la tazza, la stella. Questa è una domanda da Vilma. Mi dà fastidio quando le persone dicono che l'italiano è uguale allo spagnolo. Non è vero. Che cosa pensi? Sono d'accordo con te, sono 2 lingue simili, ma non uguali. Simili perché hanno la stessa origine, il latino, però se si studia a fondo lo spagnolo e se si studia a fondo l'italiano, si notano tante differenze. Quindi sì, diciamo che è un po' dire che l'italiano e lo spagnolo sono uguali è un po' superficiale. Sì, sono d'accordo. La scatola, la virtù, la terrazza, l'aria, esatto. La macchina. L'amante. Questa parola è interessante perché amante, in questo caso con l'articolo è un sostantivo, ma originariamente è un participio presente. È il participio presente di amare. E spesso i participi presenti dei verbi sono usati come nomi. In questo caso, amante è ambigenere perché finisce in "e", ante. Quindi L apostrofo sarà lo o sarà la, boh, dipende dal contesto. L'amante. In questo caso, me l'hai dato come esempio di femminile, giusto? Sì, femminile singolare. Perfetto. Poi abbiamo
la pittura, l'opera, sì, al plurale però diventa le opere, quindi cambia al plurale. La donna, la musica, la casalinga, la vita, l'ipotesi, le opere, esatto, l'idea. Perfetto. L'altalena, la taglia, la spiaggia, la padella, la chiesa, l'app. Sì, esatto. In questo caso app è una parola straniera che è femminile, quindi la app, perché sarebbe l'abbreviazione di applicazione, cioè in italiano possiamo tradurla come applicazione, quindi femminile. La metro, la metropolitana, perfetto. Benissimo, perfetto. Allora, l'amore è maschile, lo amore. L'amicizia, sì, corretto. La foto funziona come la moto, la metro, la moto, l'ho già detta, la bici. Benissimo. Allora, andiamo avanti perché dobbiamo vedere una cosa importante. Con i nomi di persona usiamo gli articoli determinativi? Allora, in italiano, standard, in italiano corretto? No. Con i nomi di persona, quando parliamo, non usiamo gli articoli, okay? Ci sono però delle abitudini del parlato che sicuramente avete sentito da persone magari che conoscete, nei film, alla radio, eccetera. Queste queste persone che usano gli articoli davanti ai nomi di persona, per esempio che dicono la Federica, il Filippo, sono tipicamente originarie del centro-nord, okay? Però vi devo dire che è estremamente informale, è un uso informale della lingua e lo definirei un regionalismo. Quindi se per esempio, a Roma nessuno dice la Lucrezia, però se io andassi a Milano, un milanese potrebbe dire la Lucrezia, perché nel centro nord, quando dico centro intendo anche la Toscana, anche in Toscana si usa, usano gli articoli determinativi davanti ai nomi propri. Quindi lo sentirete se parlate con persone del nord, se avete amici del nord, nella lingua informale sentite questo uso, però non è corretto, okay? Non è corretto. Per quanto riguarda invece i cognomi, quindi vedo che state facendo degli esempi nella chat, ho sentito dire la Pausini. Sì. Per quanto riguarda i cognomi, è molto frequente, usare gli articoli determinativi davanti ai cognomi di donne famose.
Si usa, si usa in realtà nei giornali, nei telegiornali, in TV, eccetera, solo uhm, con i co adesso che ci penso, sì, solo con i cognomi di donne famose. La Pausini, la Meloni, la Bellucci, la Loren, eccetera. Uhm, per esempio aspetta, dopo lo leggiamo. Non diciamo il Mattarella. Mattarella è il presidente della Repubblica, ma nessuno dice il Mattarella. Perché? Boh. Cioè, nel senso, potremmo iniziare a ipotizzare un perché, ma non lo facciamo, perché sarebbe troppo lunga la conversazione. E quindi è molto comune questo uso solo con i cognomi di donne famose. Okay. Con i cognomi di uomini famosi si fa solamente se si tratta di artisti o scrittori del passato, quindi il Caravaggio, il Petrarca, per sottolineare l'importanza di Caravaggio, di Petrarca. Però, per quanto riguarda appunto i cognomi delle donne famose, non si fa per sottolineare l'importanza. Quindi, magari in futuro parleremo anche di questo, va bene? Oggi non avevo preventivato di parlare di questo, quindi non lo facciamo, ma prossimamente ne possiamo parlare. Perfetto. Laudone. È terribile. Una volta, in un contesto lavorativo al nord, sono stata chiamata la Oddone e è stato bruttissimo da sentire. Non mi piace. Oddone, senza articolo. Perfetto. Passiamo ai nomi di città. Con i nomi di città si usa l'articolo determinativo? In generale no. Quindi Roma, Milano, Firenze, New York, mhmm, non mi vengono in mente altre città. Parigi, Buenos Aires, Toronto, Nuova Delhi, eccetera. Senza articolo. Perché? Perché per esempio con le città italiane, se diciamo la Roma, sto dicendo un'altra cosa. Non sto parlando della città, ma sto parlando della squadra di calcio, okay? Quindi se io dico: "Mi piace tanto Roma", mi piace tanto la città di Roma. Però se dico: "Mi piace tanto la Roma", significa che mi piace tanto la squadra di calcio della Roma, okay? Quindi facciamo attenzione in questo caso qui. Ci sono dei nomi di città, per esempio 2 città italiane, che nel nome, all'interno del nome, contengono l'articolo. La Spezia, L'Aquila. Quindi in questo caso lo usiamo l'articolo, ma perché fa parte del nome proprio della città, okay? La Spezia, L'Aquila. Possiamo trovare l'articolo
anche quando diciamo la Milano degli anni '50, la Parigi della Belle Époque. Quindi abbiamo articolo, città più attributo, cioè un'informazione che caratterizza la città, okay? Della Belle Époque. Cioè la Milano in quel, periodo storico, la Milano degli anni '50. La Parigi della Belle Époque, cioè quella Parigi nello specifico, come se volessi fermare il tempo a quel periodo specifico, perché magari sto raccontando di un film ambientato in quel periodo, okay? Esatto, anche come la Roma antica, perfetto, ottimo esempio, okay? Benissimo. Puoi dire come vuoi. Un'insegnante italiana ha detto che l'uso di un articolo con un nome femminile è offensivo. Dipende, perché per esempio se un mio amico del nord dice la Lucrezia, non mi offendo, non è offensivo, perché comunque fanno la stessa cosa anche al maschile, quindi direbbero, che ne so, il Nicola. Dipende molto. Generalmente ti direi di sì, però, dipende. Bisognerebbe vedere degli esempi specifici. La Rimini di Dante, sì, la Rimini, perché è sempre città, sono sempre città, quindi, sarebbe al femminile. La Firenze dei Medici, esatto, esatto. La Rimini di Dante, esatto. Sì, Firenze all'epoca dei Medici, oppure la Firenze dei Medici. Esatto, però sono, come vedete, dei casi molto precisi per dire una cosa specifica. Perfetto. Benissimo, andiamo avanti, perché dobbiamo vedere gli articoli indeterminativi. Allora, abbiamo sempre un doppio articolo per il maschile, quindi abbiamo un, uno, e qui le cose cambiano un pochino, perché usiamo un. Prima di iniziare ho visto una domanda a cui devo rispondere. Quindi la Cina non è giusto? Sì che è giusto. Cina è il nome di un paese, non è una città. Noi prima abbiamo parlato di nomi di città, quindi dire la Cina, l'Italia, la Francia è corretto. La Lucrezia di ieri avrebbe detto: "Boh". Sì, esatto, corretto. Anche questo esempio è corretto. Perché c'è un attributo, no, la Lucrezia di ieri, cioè che non è più la Lucrezia di oggi. Esatto. Uhm, benissimo. Quando sarebbe offensivo dire la Lucrezia? Ma in realtà non è mai offensivo dire la Lucrezia. Penso che il commento di prima
si riferisse ai cognomi, non ai nomi propri, non ai primi nomi, ma ai cognomi. Con il cognome risulta un po', come dire, al limite, perché è un uso solamente al femminile, al maschile non è frequente. Quindi per questo la domanda di prima. Ma siccome con i nomi propri, la Lucrezia, il Filippo, sono usi sia al maschile che al femminile nel nord, è un uso regionale che va bene per la lingua informale, non è offensivo. Spero di aver risposto in maniera, chiara, perché so che a volte parlo e perdo il filo del discorso. Perfetto. Quindi dicevamo, torniamo agli articoli indeterminativi. Usiamo un con i nomi maschili che iniziano con una vocale e una consonante. Un tavolo, un albero, un cane, un angelo, eccetera. Invece usiamo uno prima dei nomi maschili che iniziano con S più consonante, PS, PN, X, Y, Z, GN e anche, per esempio, le parole che abbiamo visto prima: uno tsunami, uno chef. Quelle parole straniere che abbiamo visto prima, a eccezione però di hotel, perché è un hotel. Benissimo. Quindi per esempio, uno gnocco, uno spigolo, uno squalo, eccetera. Uno studente, uno scherzo, uno psicologo, esatto, uno gnomo, uno zaino. Perfetto, benissimo. Mi piace, che io dica la spiegazione e poi voi scrivete tutti gli esempi. È una buona strategia. Uhm, mh-mh. Uno spaghetto, un pranzo davvero triste. Uno solo, sì. Un osso, perfetto. Un libro, uno sguardo, uno yogurt. Esatto, un bel zaino. Ma questo lo vediamo quando parliamo degli aggettivi, okay? Una Ferrari, perché sarebbe sottinteso macchina. La Ferrari, anche se è la marca, viene però, usata come se il sostantivo fosse macchina. Quindi una macchina, una Ferrari, una Lamborghini, eccetera. Uno spritz, sì. Uhm, uno spicchio, perfetto, perfetto. E invece con i nomi femminili, tutti i nomi femminili, usiamo una nuvola, una sedia, un'aquila. Quindi una diventa un apostrofo se c'è una vocale dopo. E infatti, eccolo qui, questo commento avevo visto, un artista e un artista. Nel primo caso un artista è un uomo,
E nel secondo caso, un artista è una donna. Nella lingua scritta è chiaro. Quando parliamo no, perché è sempre un artista, un artista. Quindi dipende dal contesto, dobbiamo capirlo dal contesto. E possiamo anche fare domande noi: "Come si chiama l'artista?" Per capire, se vogliamo capire. Un'auto, perfetto, benissimo, perché sarebbe automobile, è femminile, quindi una auto, un'auto con l'apostrofo. Perfetto. Quindi l'apostrofo lo mettiamo solo al femminile. Non so cosa stai dicendo, ti sto solo guardando e non capisco. Okay. Però hai scritto il commento in italiano, quindi qualcosa capisci? Allora, tornando un attimo a quello che dicevamo prima, sul fatto di usare l'articolo determinativo davanti ai cognomi di donne famose. Val ci dà un esempio, che poi un esempio è un esempio dell'uso dell'articolo un con una parola maschile, esempio, che inizia con vocale, va bene. È molto frequente dire la Meloni, ma non diciamo il Mattarella, il Conte, il Salvini, eccetera. Questo è considerato un po' offensivo. Con i cognomi, non con i nomi. Questo è quello che cercavo di spiegare prima con la domanda. Quindi grazie Val per l'esempio. Perfetto. Un attimo. Bellissimo esempio. Un attimo, un momento, un secondo, un attimo. Un'idea. Femminile, esattamente. Un articolo. Un fiore. Un orologio. Uno spazzolino. Una specialista. Una rana. Un'ambulanza. Esatto. Un'isola. Un amico. Un'amica. Benissimo. Un'archeologa. Esatto. Una emergenza. Corretto. In questo caso useremmo l'apostrofo. Un'emergenza. Benissimo. Un autobus. Un'operaia. Un'orca. Un'isola. Sì. Un'amica. Una coccinella. Benissimo.
una banconota, un insegnante. Se lo dico, un insegnante, non so se è maschile o femminile, ma se lo leggo come hai scritto tu, Jessica, è femminile, perché c'è l'apostrofo, un insegnante. E quindi so che hai tolto una A, una insegnante. Un gatto, una gatta. Sì, corretto. Perfetto. Benissimo. Allora, che ore sono? Sono passate sono le 6 e mezza passate. Okay. Andiamo avanti. Come vi dicevo prima, formalmente gli articoli indeterminativi non hanno il plurale, però siccome la lingua è piena di sorprese e di risorse, ci sono quelli che chiamiamo articoli partitivi, che noi usiamo per formare il plurale degli articoli indeterminativi e gli articoli partitivi seguono le regole degli articoli determinativi al plurale. Quindi leggiamo questa tabella. Un tavolo, dei tavoli. Un albero, degli alberi. Uno spigolo, degli spigoli. Una nuvola, delle nuvole. Va bene? Questo è in realtà tutto ciò che dovete sapere sugli articoli indeterminativi. Che quindi per fare il plurale, proprio perché sono indeterminativi, quindi non abbiamo una quantità specifica, possiamo usare gli articoli partitivi. Partitivi che indicano una parte dei tavoli, degli alberi. Significa alcuni tavoli, alcuni alberi, alcuni spigoli, alcune nuvole. Okay, quindi ci dà l'idea di un po' di quelle cose. Proprio perché gli articoli indeterminativi non hanno una quantità al plurale, non fanno il plurale. Quindi possiamo usare gli articoli partitivi. Dei, degli, delle. Bene. Allora, un autista e un autista. Esatto, nel primo caso hai messo l'apostrofo, quindi immagino che sia autista femminile. Nel secondo caso, senza apostrofo, è maschile. Un aiuto, perfetto. Un problema, perfetto. Uno studente, benissimo. Una sciocchezza, bella parola. Una sciocchezza. Uno psicologo. Uno scontrino. Un lavoro. Un hamburger. Delle amiche, esatto. Un'amica, delle amiche. Un soldo, dei soldi. Perfetto. Dei o degli, puoi dire la differenza?
Allora, guarda l'esempio sullo schermo: dei tavoli, degli alberi, degli spigoli. Se vedi, nell'articolo partitivo ci sono gli articoli plurali, no, i, gli. Quindi seguono esattamente le stesse regole del plurale maschile, i e gli. Perciò i tavoli useresti, no, al plurale, quindi dei tavoli. Gli alberi, degli alberi. Okay? Quindi fate tanto affidamento sui suoni, perché riconoscere i suoni vi aiuta anche, nella grammatica. E poi questo punto lo riprendiamo con gli aggettivi, quando dovremo fare tutta la tutto l'accordo articolo, nome, aggettivo. Un uomo degli uomini, esatto. Un libro dei libri, perfetto. Che cos'è una sciocchezza? Una sciocchezza è una cosa da niente, una cosa un po' stupida, una sciocchezza, una stupidaggine. Degli amici, esatto. Dei è di più i? Sì. Sì. Degli è di più gli. Delle è di più le. Esatto. Mhmm, Usate la vostra intuizione anche. È molto utile quando si impara una lingua. Ottima osservazione. Mark. Perfetto. Dei cibi, sì, esatto. Allora, in questo caso io direi la seconda. Vedo degli uccelli in giardino, perché, non hai non conosci quegli uccelli, quindi io rimarrei sul vago. Userei il partitivo. Allora, prima una lezione delle lezioni, esatto. Allora, domanda: puoi spiegare quando usiamo gli articoli indeterminativi invece di qualche? In inglese diciamo some clouds e mi confonde, quando usare gli articoli o qualche. Allora, non c'è una regola, dipende da quello che tu vuoi dire. Qualche ha lo stesso significato di alcuni, quindi aspettate, apro un attimo il mio Google Doc perché arrivo, Devo scrivere perché almeno spiego meglio. Mh, mh, mh. Allora, vabbè, qui avete l'email se volete scrivere un pensiero per per una lezione in diretta. Allora, abbiamo detto che posso dire
delle nuvole, che significa alcune nuvole, che significa qualche nuvola. La scelta è tua. Dal punto di vista del significato non cambia assolutamente niente. Ci sono delle nuvole in cielo. Ci sono alcune nuvole. C'è qualche nuvola. Il significato è lo stesso. Che cosa cambia? Cambia che qualche è singolare. Quindi bisogna fare attenzione e mettere nuvola al singolare. E se usiamo il verbo deve essere al singolare. Ok? Questa è l'unica differenza. Quindi ci sono delle nuvole, plurale. Ci sono alcune nuvole, plurale. C'è qualche nuvola, singolare. Questa è l'unica differenza. Ok? Va bene? Spero sia un po' più chiaro. Ma se volete su questo punto, sulla differenza alcuni, qualche, ci ritorniamo. Delle nuvole suona più facile da dire e mi sembra una frase più fluente. Ma più fluente in realtà sono esattamente equivalenti. Non c'è, differenza. Mi sembra che quello che cambia è lo stile di struttura. Cambia proprio il numero. Alcuni è, plurale e cambia femminile, maschile, alcuni, alcune, mentre qualche è invariabile sia nel genere no, è invariabile nel genere, quindi è maschile e femminile ed è solo singolare. Benissimo. Allora, fatemi vedere se siamo arrivati alla fine della, presentazione. Benissimo. Posso togliere allora e posso rimettere la chat. Allora anche oggi una lezione lunga, ma è così. Ci perdiamo a parlare, perché poi da cosa nasce cosa. Quindi, io mi diverto a rispondere alle vostre domande. Quindi, vi ricordo che se volete potete scrivere a questo indirizzo email, se volete proporre una presentazione da fare in una lezione o se volete scrivere un pensiero che poi io leggo durante la diretta. Siete liberi di farlo. Perfetto. Allora, io vi ringrazio molto. Ci darai qualche compito? Allora, sì, le parole che abbiamo visto all'inizio del video, che abbiamo, diviso nei 4 gruppi,
le stesse parole usiamole per, gli articoli, quindi mettiamo gli articoli davanti a quelle parole, va bene? Posso rimettere le parole, le riscrivo nei commenti di questo video, va bene? Oppure potete riandare all'inizio del video e scrivere le parole. E la prossima volta iniziamo da quello. Poi, dalla prossima volta, quindi da sabato prossimo, cominciamo a vedere insieme qualche esercizio del libro, va bene? Allora, grazie mille a voi per essere stati qui con me oggi pomeriggio. Chiudiamo con questa parola per dare un po' di speranza a tutti quanti. Ciao Lucrezia, che bella lezione. Bene, grazie a te, sono contenta che ti sia piaciuta. Secondo te è possibile per uno straniero imparare perfettamente l'italiano? E se la pensi così, hai mai incontrato qualcuno così? Cari saluti da Liverpool. Assolutamente sì. Ho conosciuto persone di altri paesi che parlano veramente bene in italiano. Quindi è assolutamente possibile imparare perfettamente l'italiano. È possibile. Ci vuole un po' di tempo, un po' di pazienza, un po' di studio. Non è facile, ma non è impossibile. Quindi mi raccomando, non perdete le speranze, va bene? E su questo momento di speranza collettiva ci salutiamo. Grazie mille a voi per aver partecipato. Grazie mille a voi. Grazie mille per questi super sticker. Grazie di cuore. E io vi do appuntamento a sabato prossimo, ma prima, mercoledì ci sarà l'episodio 2 della serie Come nasce l'italiano, che sto vedendo vi sta piacendo molto, quindi sono molto contenta. L'episodio 2 sarà intenso. Ma comunque, grazie mille e vi auguro un buonissimo fine settimana, un buon proseguimento e ci vediamo presto. Ciao.